tutti, io sono Simona e ben ritornati sul mio canale. Oggi vi faccio vedere una presina un po' particolare, è semplice perché comunque è fatta tutta a maglia bassa, quindi su quello non c'è problema, maglie basse e ogni giro si va ad aumentare. Però l'unica particolarità che un po' bisogna fare attenzione, magari le prime non verranno bene, ma poi facendone 4 perché è sempre doppia, quindi da una parte e dall'altra, quindi da una parte e dall'altra pure, vedrete che riuscirete a farle bene. Sono delle piccole foglioline, fatte sempre appunto con il colore che si va a lavorare, prendendo il filo e tirandolo su, molto semplice. Comunque a video ve le faccio, ve lo spiego tutto, ve lo faccio vedere, quindi non vi preoccupate. Io ho scelto questi due colori, giustamente poi voi scegliete i colori che più vi possano piacere. È molto veloce, cioè comunque abbastanza, diciamo, una volta presa la mano per fare la fogliolina, sono abbastanza veloci i giri, poi è tutto a maglia bassa, quindi sono abbastanza veloci. Ok, vi lascio all'elenco del materiale al tutorial, però prima vi ricordo che se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale che è completamente gratuito, non si paga niente, perché qualcuno mi ha anche chiesto, ma si paga per iscriverti al canale? No, è completamente gratuito, non c'è da fare niente, basta solo cliccare e fare iscriviti e non bisogna pagare niente. Quindi attivate poi la campanellina, così ogni volta che vi esce un mio video nuovo vi avverte, vi viene la notifica che appunto è uscito un nuovo video, e se il progetto vi piace lasciate anche un pollice in su, che il pollice in su anche per me è molto importante, perché comunque mi aiuta a far vedere di più il mio video. Se appunto lasciate molti pollici in su, il mio video viene visto da più persone. Ok, quindi vi lascio all'elenco del materiale e al tutorial. Il materiale quindi che ci servirà saranno due colori, cotone, ok, vedete voi i colori che più vi piacciono da utilizzare, le forbici, ago da lana, e ho fatto tutto con l'uncinetto da 2,5. Iniziamo. Iniziamo prendendo il primo colore che abbiamo scelto, in questo caso io il lilla, facciamo cerchio magico e dentro il cerchio magico andiamo a lavorare 6 maglie basse. Questa presina viene fatta tutta a maglia bassa, quindi non vi potete sbagliare. Non è cioè non lavoriamo a cerchio come un amigurumi, quindi ogni volta dobbiamo andare a chiudere il giro. Ok, fatte le 6 maglie basse, possiamo stringere il nostro cerchio magico. Quindi andiamo nella prima maglia bassa che abbiamo fatto e facciamo una maglia bassissima per chiudere. Quindi adesso nel secondo giro facciamo una catenella, rientriamo qua dove abbiamo fatto la chiusura, quindi in tutti i giri le prime maglie lavorate saranno sempre qua dove abbiamo fatto già la chiusura, in modo da non perdercene una, perché se iniziassimo già nell'altra ce ne perdiamo una, ok? Quindi per tutti i giri sarà così: dove facciamo la chiusura del giro riniziamo sempre a lavorare la prima maglia o l'aumento, perché si fa a giri alternati. Una volta vi faccio iniziare con l'aumento e una volta dopo con una maglia singola, però si rinizierà sempre qua dove abbiamo fatto la chiusura. Quindi riprendiamo appunto da qui dove abbiamo fatto la chiusura e facciamo un aumento. Nella prossima un aumento. Quindi per questo secondo giro dobbiamo fare un aumento per ogni maglia sottostante e ci dobbiamo ritrovare con 12 maglie basse. Finito il secondo giro vado a chiudere, una catenella. Per il terzo giro vado a fare una maglia bassa e un aumento. Quindi una maglia bassa e un aumento per tutto il terzo giro. Alla fine del giro ci dobbiamo ritrovare con 18 maglie basse. Ho finito il terzo giro, vado a chiudere. Per il quarto giro andrò a fare un aumento subito qui all'inizio e poi 2 maglie basse. Quindi
un aumento e 2 maglie basse per tutto il giro. Alla fine del giro ci dobbiamo ritrovare con 24 maglie basse. Per il quinto giro andiamo a fare catenella e poi andiamo a lavorare 3 maglie basse, 2 e 3 e un aumento. 3 maglie basse e un aumento per tutto questo quinto giro. Alla fine del giro ci dobbiamo ritrovare con 30 maglie basse. Nel sesto giro andiamo a fare sempre la catenella e iniziamo subito con l'aumento e poi andiamo a lavorare 4 maglie basse. 1, 2, 3, 4. Quindi 4 maglie basse e un aumento per tutto questo sesto giro. Alla fine del giro ci dobbiamo ritrovare con 36 maglie basse. Nel settimo giro andiamo a fare una catenella e poi lavoriamo 5 maglie basse, 3, 4 e 5 e un aumento. Quindi 5 maglie basse e un aumento per tutto questo settimo giro. Alla fine del giro ci dobbiamo ritrovare con 42 maglie basse. Ho finito il mio settimo giro, però non vado, l'ultima maglia, abbiamo fatto l'aumento, l'ultima maglia non la vado a chiudere con il lilla, ma andrò a chiuderla con il secondo colore che abbiamo scelto, quindi in questo caso a me con questo verde. Quindi vado poi sulla prima maglia bassa lavorata per fare la maglia bassissima per chiudere. Adesso con questo secondo colore, allora il lilla lo possiamo lasciare qua, non portiamocelo neanche dietro, ce lo lasciamo qui da parte, lavoriamo solo con il verde. Quindi adesso con il verde andiamo sempre a continuare a fare i giri degli aumenti. Quindi adesso siamo arrivati a 5 maglie basse e un aumento. Adesso pure con il verde dobbiamo andare a fare 6 maglie basse e l'aumento. Iniziamo subito facendo una catenella e qua subito dove abbiamo chiuso come sempre facciamo l'aumento. Poi lavoriamo 5 maglie basse, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Adesso questa qua sarebbe la sesta maglia bassa che dovremmo lavorare e in questa, praticamente lungo questa parte, andiamo a formare la fogliolina. Quindi la maglia in sé, questa non viene lavorata, però poi viene formata con il colore verde la maglia che ci serve, la sesta maglia. Quindi per fare la fogliolina abbiamo fatto le 5 maglie basse, adesso andiamo appunto dove c'è qui la sesta maglia, andiamo un po' giù, proprio dritti dritti e andiamo, allora questo è il primo giro, questo è il secondo, quindi tra il secondo e il terzo giro. Vedete, questo è il primo giro, questo è il secondo, quindi qua, tra il secondo e il terzo giro. E noi dobbiamo andare a prendere il filo praticamente in tutti questi giri, in questi buchetti. Vedete, io ve li sto facendo vedere adesso così ve l'ho un po' aperti, in modo da prendere sempre dritto, ok? Quindi una volta, 2 volte, 3, 4, 5. Quindi per 5 volte dobbiamo andare a prendere il filo. E adesso vi faccio vedere come. Entriamo quindi nel primo buchetto, quindi tra il secondo e il terzo giro, andiamo fuori, prendiamo il filo e ce lo portiamo all'altezza qua delle maglie. Poi teniamo il filo in modo che non ci scappa, quindi andiamo nel prossimo giro, saltiamo il giro che abbiamo fatto adesso e quindi andiamo nel buchetto successivo tra gli altri 2 giri e prendiamo e siamo a 2, saltiamo il giro quindi nel terzo e siamo a 3, andiamo, continuiamo ad andare su, vedete qui nel quarto e poi l'ultimo è il giro, praticamente questo qua il penultimo che abbiamo fatto,
cioè l'ultimo che abbiamo fatto, e siamo a 5. Quindi ci dobbiamo ritrovare con 6 gettate di filo sopra l'uncinetto. Adesso giriamo solo, vedete, giro solo l'uncinetto così, non faccio niente di che, e mi vado a prendere il primo filo e lo sgancio. Poi quello che ho preso come secondo e lo sgancio. Vado a prendere il terzo e lo sgancio e poi l'ultimo. Adesso che mi ritrovo con 2 gettate di filo, vado a chiudere e ho formato la fogliolina. Quindi qua abbiamo fatto la sesta maglia che ci serviva, quindi vado subito nella maglia successiva, quindi non vado più a lavorare quella che c'è qua sotto, vado nella maglia successiva e vado a fare un aumento. Ve lo rifaccio rivedere. Quindi di nuovo 5 maglie basse, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Ok, quindi questa è la riga per fare la fogliolina. Quindi di nuovo andiamo, vedete, io mi devo andare a mettere qua, perché questo è il primo, questo è il secondo, quindi tra il secondo e il terzo, tra il terzo e il quarto, tra il quarto e il quinto, tra il quinto e il sesto e tra il sesto e il settimo. Vado a prendere tutti questi buchini, ok? Per arrivare dritta a dove mi serve a me. Quindi iniziamo di nuovo, andiamo sotto e tiriamo sul filo. Poi andiamo tra il terzo, ok, e il quarto, tra il quarto e il quinto, tra il quinto e il sesto, ok, e tra il sesto e il settimo. Vedete, c'ho di nuovo i 6 fili, quindi adesso mi giro con l'uncinetto, vedete, verso di me, l'uncinetto della punta dell'uncinetto è verso di me, quindi faccio solo che prendere il primo filo e lo smollo, secondo filo e lo lascio, il terzo filo e lo vado a lasciare e l'ultimo, ok, che lo vado a lasciare. Quando me ne ritrovo solo 2 di fili sull'uncinetto, li vado a chiudere. Se vedete che magari siete andati un po' troppo in là, ad esempio tipo me, che ho fatto appunto la fogliolina, vedete io la maglia, vedete dove ce l'ho? Quindi ho sbagliato, sono andata troppo in là, ho lavorato troppo la maglia, quindi non succede niente, la rifacciamo. Cioè, il bello è anche quello che non è che dice l'avete fatta, oddio, non si può più disfare. No, vedete, ho sbagliato a prendere i buchi, anziché andare un po' più in qua, dovevo andarmene un po' più verso destra. Quindi la rifaccio. 1, 2, 3, 4 e 5. Quindi fatti i 5, di nuovo lascio il primo, tanto si vede quelle lasciare perché vedete sono messi in ordine, quindi questo adesso sarà il prossimo, vedete, adesso sarà questo qua, sempre quello più sulla destra, il filo da lasciare è sempre quello più sulla destra. Ok, quindi vado a chiudere e adesso mi è venuta giusta sulla maglia giusta e quindi sarebbero 6. Abbiamo fatto l'aumento, vedete, poi 1 2 3 4 5 e 6 che sarebbe quello della fogliolina. Quindi riparto di nuovo da qua con l'aumento. Ok, quindi dobbiamo andare a fare appunto queste
foglioline e in totale devono essere 6. Ok, quindi continuiamo così per tutto il giro. Sono arrivata alla fine, mi manca da fare l'ultima fogliolina e in totale come maglie ci dobbiamo ritrovare 48 maglie basse. Quindi l'ultima ve la faccio rivedere così la facciamo insieme. Quindi vado tra il secondo e il terzo giro, tiro sul filo tra il terzo e il quarto giro e tiro su tra il quarto e il quinto, tra il quinto e il sesto e tra il sesto e il settimo. Ok, e adesso lascio il primo filo, lascio il secondo, lascio il terzo e lascio il quarto e vado a chiudere. Ok, quindi vado sulla prima maglia bassa che abbiamo fatto e vado a fare una maglia bassissima per chiudere il giro. Quindi adesso sempre con questo secondo colore andiamo a fare il giro 9. Per il giro 9 andiamo a fare una catenella e poi subito qua nella prima maglia andiamo a fare una maglia bassa e ne dobbiamo fare 7 in totale. Quindi 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Nella prossima andiamo a fare un aumento. Quindi in questo scusate, nono giro andiamo a lavorare 7 maglie basse e un aumento per un totale di 54 maglie basse. Ho finito il mio giro con il verde, nell'ultimo appunto ho fatto l'aumento, però la seconda maglia dell'aumento non la vado a chiudere con il verde, ma vado a chiuderla con il lilla, perché adesso dobbiamo riprendere il lilla. Il verde come sempre ce lo lasciamo qua, come abbiamo fatto con il lilla. Quindi andiamo sulla prima maglia bassa a fare una maglia bassissima per chiudere. Adesso dobbiamo andare di nuovo a fare questi giri del lilla, ok? Quindi lavorando gli aumenti. Quindi è inutile che ve li faccio comunque rivedere, quindi ve lo spiego solo. Allora adesso poi dovremo andare a fare il giro 10 iniziando con un aumento e 8 maglie basse per un totale di 60 maglie basse. Nel giro 11 9 maglie basse e un aumento per un totale di 66 maglie basse. Nel giro 12 un aumento e 10 maglie basse per un totale di 72 maglie basse. Nel giro 13 11 maglie basse e un aumento per un totale di 78 maglie basse. Nel giro 14 un aumento e 12 maglie basse per un totale di 84 maglie basse. Ok, quindi dobbiamo andare a fare ancora sono 5 giri di lilla, cioè del primo colore, diciamo. Dobbiamo arrivare appunto al giro di 12 maglie basse e un aumento per un totale di 84 maglie basse. Da lì poi riprendiamo con il verde. Ho finito di fare i miei 5 giri, vedete con il lilla. Adesso il lilla lo possiamo anche staccare. L'ultima maglia, come sempre, non vado a chiuderla con il lilla, ma vado a chiuderla con il verde. Ok, quindi vado nella prima maglia bassa lavorata e faccio una maglia bassissima per chiudere. Adesso quindi dobbiamo andare a fare la stessa cosa che abbiamo fatto qua, solo che in questo caso adesso per andare a formare le foglie dobbiamo praticamente farla al centro, quindi lavoriamo prima delle maglie, facciamo la foglia e poi le altre maglie. Adesso in questo giro dobbiamo andare a fare 13 maglie basse e un aumento, ok? Che sarebbe il 15° giro che dobbiamo lavorare. Quindi facciamo subito una catenella e rientriamo qua dove abbiamo chiuso, tanto ci portiamo un po' il viola così ce lo fermiamo e lavoriamo adesso 6 maglie basse, quindi una l'ho fatta, 2, 3, 4, 5,
e 6. Fatte le 6 maglie basse, adesso dobbiamo andare a formare la foglia. Quindi questa sarebbe la settima maglia, ok? Quindi dobbiamo andare qua. Come primo, il primo punto dove dobbiamo andare a prendere, a far passare il filo, è proprio qua, tra l'ultimo giro del lilla. Vedete? Sarebbe tra il giro del verde e il primo del lilla, quindi sarebbe subito qua. E più o meno, vedete voi, cioè da lasciare lo stesso spazio tra una foglia e l'altra. Ok, ad esempio qua sono 1, 2, 3, 4 e nella quinta c'è la foglia. 1, 2, 3, 4 e nella quinta c'è la foglia. Ok, quindi quando andate a prendere anche solo il primo punto, fate attenzione che più o meno deve essere al centro delle due foglioline, perché tanto le altre foglioline che andiamo a fare qua verranno sempre qua verso il centro, ok? Nel centro delle altre. Quindi, allora, entriamo, facciamo come prima, di nuovo. Quindi lo prendiamo una volta e tiriamo su, andiamo nel giro successivo e siamo a 2, 3, 4 e 5. Ok, facciamo attenzione, vedete che più o meno è sulla maglia libera, ok, quella che dobbiamo andare a lavorare. Quindi come prima facciamo passare una volta il filo, 2 volte, 3 e 4 e andiamo a chiudere. Quindi abbiamo formato la settima maglia, quindi 6 l'abbiamo lavorato, quindi 7, continuiamo, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Quindi andiamo a fare l'aumento. Per riniziare la seconda fogliolina, di nuovo contiamo 6 maglie, cioè lavoriamo 6 maglie, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E quindi andiamo a riformare la foglia. Quindi di nuovo questa è la riga praticamente del settimo della settima maglia dove andiamo a formare la foglia e più o meno il centro è qua. Quindi andiamo a tirare una volta, poi 2, 3, 4 e 5. E di nuovo andiamo a lasciare un 1, andiamo a lasciare il secondo, il terzo e il quarto e andiamo a chiudere. Ok? Qui se ce le sistemiamo un pochino meglio. Ok, quindi dobbiamo andarla a fare così di nuovo per tutto il giro. Quindi adesso andremo a lavorare, questa che abbiamo fatto è la settima maglia, andiamo a lavorarne altre 6, facciamo l'aumento, lavoriamo altre 6 e facciamo la foglia e di nuovo lo stesso giro per tutto, appunto per tutto il giro. Alla fine di questo 15° giro ci dobbiamo ritrovare con 90 maglie basse. Ok, quindi mentre le lavoriamo, appunto, poi dopo se contiamole che ci devono essere 90 maglie basse. Ho finito il mio 15° giro, vedete ho fatto le mie foglioline. Adesso vado a chiudere e il 16° giro, che praticamente sarebbe poi l'ultimo, andiamo a fare subito un aumento, quindi 1 e 2, e poi andiamo a lavorare
14 maglie basse. Quindi 14 maglie basse più un aumento per tutto questo 16° giro. Alla fine del giro ci dobbiamo ritrovare con 96 maglie basse. Quindi finiamo questo ultimo giro e poi vi faccio vedere come unire le due parti. Ho finito anche il mio ultimo giro. Adesso prendiamo la seconda parte, che dovreste averla fatta comunque, sono sempre doppie le mie presine, quindi, e mettiamo il rovescio. Ok, con rovescio cerchiamo di far combaciare qua le punte, perché vedete che c'è venuta comunque esagonale, quindi cerchiamo di appunto le punte farle combaciare un attimino. Volendo ci potete mettere magari un marcapunti, o se no più o meno vedete dove c'è qui l'aumento, sono 1 e 2, date dall'altra parte l'aumento 1 e 2, cioè magari qua ci potete mettere un marcapunti in modo da tenere fermo almeno l'inizio, diciamo, cioè l'inizio, la parte. Se volete le potete fare su tutte le punte, mettete il marcapunti così le chiudete bene. Io più o meno vado ad occhio, tanto già so dove andarmi a mettere. Quindi qua adesso io nel primo giro, subito qua appena iniziato il giro, ho fatto l'aumento, quindi vado a mettere l'uncinetto, però non vado subito a chiudere, vado a chiudere prendendo anche l'altra parte di qua. Quindi qua vedete dove ci sono, c'è l'aumento dall'altra parte, ok, mi vado a mettere dentro e vado a chiudere il tutto. Così ho già praticamente chiuso, cioè presa già tutta la misura, perché appunto prendendo da una parte all'altra così prendi già tutta la misura. Quindi iniziamo subito qua facendo le 15 catenelle. Ok, fatte le 15 catenelle rientriamo di nuovo qua dentro per fare una maglia bassissima e chiudere il cappietto. E adesso lavoriamo già dentro al cappietto, quindi così almeno è già a posto. Quindi dentro al cappietto andiamo a fare 20 maglie basse. Fatte le 20 maglie basse rientriamo di nuovo qua dentro e chiudiamo con una maglia bassissima. Ok, adesso la chiusura che io praticamente ho deciso di fare è la chiusura zig zag, quindi molto semplice, quindi facendo una catenella, prendendo tutta la maglia della prima presina, tutta la maglia della seconda presina, andiamo a fare una maglia bassissima, catenella, tutta la maglia della prima e della seconda presina, maglia bassissima, catenella, e andiamo avanti così, ok? Quindi tutta la maglia della prima e della seconda presina, facciamo una chiusura, una maglia bassissima e una catenella. Ed eccola qua, la presina finita. Ho finito tutto il giro, ho chiuso appunto con il lago, l'ultima maglia, appunto, e ho, vedete, nascosto il filo, ho finito tutto. Ed eccole qua. Vedete, sono molto molto carine. È una cosa originale che appunto ancora non avevo mai fatto, quindi ho voluto farvi vedere anche questo tipo di lavorazione. Ok, quindi io vi ricordo che se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina così vi avverte dei miei prossimi video, e se il tutorial vi è piaciuto lasciate anche un pollice in su. E noi ci vediamo al prossimo progetto. Ciao!